E ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Vita da Pizza Chef. Oggi vi parlerò di quelli che sono per me gli errori fondamentali che vengono commessi nella realizzazione di un impasto. Cominciamo! Primo errore, la pesatura degli ingredienti. Fase che qualcuno ancora sottovaluta e che spesso è la prima causa di errore all'interno di un impasto. Infatti, non andando a pesare ogni singolo ingrediente che andremo a utilizzare all'interno di esso, potremo riscontrare dei problemi, semplicemente perché la mano e l'occhio umano non sono precisi quanto una bilancia. Quindi fare un impasto a occhio senza pesare alcuni ingredienti o persino tutti gli ingredienti non è una cosa sicuramente consigliabile, poiché ci sarà più spazio per errori e variazioni nelle quantità. Il secondo errore è sottovalutare il tipo di farina che si utilizza. Spesso infatti si prende una farina qualunque, una farina a caso, semplicemente perché magari la usa un amico, la usa un pizzaiolo famoso, però senza conoscere effettivamente quelle che sono le caratteristiche di ogni tipo di farina. Quindi la cosa fondamentale in questi casi è avere un minimo di conoscenza su che cos'è la farina, che tipo di prodotto si vuole utilizzare, le tempistiche di lavorazione, le tempistiche di maturazione, lievitazione, eccetera. In questo modo si può scegliere meglio quella che è la farina adatta e migliore per la nostra situazione, per il nostro utilizzo, per il nostro metodo di lavoro e per il prodotto finale che vogliamo ottenere. Terzo errore, cosa che non finirò mai di ripetere, il controllo delle temperature. Ho già spiegato in un video perché l'utilizzo del termometro è importante, perché le temperature sono importanti all'interno di un impasto. L'errore che molte persone continuano a commettere è questo: non calcolare assolutamente le temperature o sottovalutarle, prenderle alla leggera. La temperatura risulta essere un fattore chiave sia per quanto riguarda la temperatura finale di un impasto, che quindi ci consente di capirne l'andamento, di poter prendere decisioni per quanto riguarda il tempo di riposo, la parte dello staglio, eccetera. Quindi un'informazione davvero fondamentale. Molti sottovalutano quella che è la temperatura della farina. Una farina utilizzata a una temperatura di 24 gradi piuttosto che una temperatura di 18 darà risultati diversi, e questo non semplicemente per la temperatura finale del nostro impasto, ma perché la farina cambia letteralmente le sue qualità a seconda del tipo di temperatura a cui è esposta. Quindi una farina che è stata per 2 settimane a 18 gradi posso garantirvi che darà risultati altamente differenti rispetto a una farina che è stata per 2 settimane a una media di 25 gradi. Non che effettivamente possa essere giusto averla a 18 o a 25, il fatto è che dovremmo cambiare il nostro comportamento, anche se in realtà la scelta più saggia è quella di essere certi che la farina stia tutto l'anno a una certa temperatura, quindi che abbia un range di al massimo 2-3 gradi di differenza, non di più. Se questo ovviamente non è possibile, allora bisogna intervenire sugli altri fattori, come la temperatura dell'acqua, le tempistiche di lavorazione, eccetera. E qua ci colleghiamo direttamente alla prossima problematica, che è quella di non adattarsi alla temperatura dell'ambiente. Questa problematica ovviamente è fortemente legata ad ambienti che sono soggetti a cambi di temperatura rilevanti durante l'anno. Perché è importante considerare la temperatura dell'ambiente? Beh, perché la temperatura dell'ambiente in molti casi è quella a cui l'impasto sarà soggetto quando viene fatto riposare, a meno che non si utilizzino tecniche che escludano totalmente la temperatura ambiente. Quindi il tenere sotto controllo quella che è la temperatura risulta essere fondamentale. Questo perché sappiamo che tutti i processi all'interno dell'impasto, quindi maturazione e lievitazione, vengono più o meno accelerati a seconda che la temperatura sia più o meno alta. Altre problematiche si riscontrano invece spesso in quelle che sono le tempistiche di maturazione o lievitazione di un impasto. Ovviamente questa problematica è direttamente collegata al tipo di farina che si utilizza, all'ambiente, alle temperature, eccetera. Infatti, conoscendo e sapendo monitorare quelli che sono i fattori precedenti, si riesce ad arrivare a quelle che sono le tempistiche ottimali di riposo dell'impasto prima del suo utilizzo. Spesso vi è la convinzione errata che un impasto a lunghissima lievitazione sia meglio di uno che ha fatto una lievitazione, una fermentazione, una maturazione, come la volete chiamare, più breve. Questo assolutamente non è vero. Sappiamo infatti che ci sono problematiche che sono legate agli eccessi di ambedue le parti. Comunque sia, l'eccesso di una maturazione troppo lunga o troppo breve è un errore in entrambi i casi. Ogni impasto quindi richiede determinate tempistiche a seconda di quello che si vuole ottenere, del metodo di lavoro che si utilizza, e per evitare problematiche in questo senso bisogna saper gestire quelli che sono i fattori della temperatura, del tipo di farina, del tipo di prodotto che si vuole ottenere. Un altro problema è la qualità del lievito che si utilizza. Spesso succede che si abbia un impasto, che si seguono tutte le fasi dell'impasto e tutto risulti perfetto, misurato, temperatura, eccetera, però qualcosa va male, l'impasto non è come sempre. In questi casi la cosa che bisogna fare è andare a controllare la qualità del lievito di birra che si sta utilizzando. Ovviamente in questo caso parlerò di lievito di birra, non starò quindi ad analizzare quello che possono essere preimpasti o lievito madre, magari lo vedremo in un altro video. Il lievito di birra deve avere una consistenza friabile, quindi quando lo andiamo a schiacciare, quando andiamo a toccare con le mani, la consistenza è solida, compatta e si va proprio a sgretolare sulle nostre mani. Quello è un lievito di birra sano, un lievito di birra fresco e sano. Viceversa, se vi trovate con un lievito di birra che quando andate a premerlo rimane
plastilina malleabile è un lievito che non serve e vi darà problemi in fase di impasto, in fase di lievitazione, di maturazione, o comunque non darà i risultati aspettati. Sempre legati al lievito, bisogna ricordarsi che vi è una differenza fondamentale fra il lievito di birra fresco e il lievito di birra secco. Questo perché dobbiamo ricordarci che il lievito di birra secco, a parità di peso, ha una forza lievitante maggiore. Essendo secco, quando lo andremo a pesare non avrà l'acqua dentro di sé, mentre nel lievito di birra troviamo circa dal 55 al 75% di acqua. Di conseguenza la forza del lievito secco è circa il doppio rispetto a quello del lievito di birra fresco. Altro fattore che può creare delle problematiche, che spesso viene sottovalutato, è l'argomento pieghe di rinforzo. Non c'è una regola precisa che impone che le pieghe di rinforzo vadano fatte o che non vadano fatte. Diciamo che in linea generale aumentano quella che è la tenacità dell'impasto. Non c'è una regola precisa che impone il numero o il momento in cui vadano fatte. La problematica legata alle pieghe di rinforzo è che spesso vengono fatte tanto per fare, quindi non si tiene sotto controllo ad esempio il momento in cui vengono fatte. Una piega di rinforzo che viene fatta 5 minuti dopo che l'impasto è stato terminato rispetto a una che viene fatta un'ora dopo implica significative variazioni in quello che sarà il comportamento dell'impasto nelle ore successive e anche per i suoi tempi di maturazione e di lievitazione, nonché per quello che sarà il suo aspetto finale. Anche per quanto riguarda le pieghe di rinforzo l'argomento è abbastanza vasto, quindi ci vorrebbe un video a parte per analizzarlo. Diciamo in sintesi che le pieghe di rinforzo, come ogni altro fattore all'interno di un impasto, andrebbero fatte in maniera standard, quindi con tempistiche adeguate e sempre allo stesso modo. L'ultimo problema, che secondo me è fondamentale e che alla fine racchiude quelli che sono tutte quante le problematiche viste finora, è la standardizzazione del processo. Il processo dell'impasto deve essere ogni giorno lo stesso, preciso e identico. Per questo è fondamentale calcolare tempistiche, orari, temperature, conoscere il tipo di farina, la temperatura dell'ambiente, eccetera. Se si vuole ottenere quello che è un prodotto costante nel tempo e se si vuole poi poter intervenire per modificarlo. Insomma, se ogni giorno facciamo un impasto in cui modifichiamo delle variabili, come può essere il peso di un ingrediente o la temperatura o il tempo di riposo, le pieghe, eccetera, non possiamo certo aspettarci di poter effettuare delle manovre correttive efficaci. Ancora peggio se poi si va a cambiare la tecnica, come ad esempio persone che magari quando hanno tempo fanno una biga, mentre durante il resto dell'anno scelgono un impasto diretto. Insomma, non possiamo avere sempre lo stesso tipo di prodotto in questo modo. E questo ritengo che all'interno di un'attività sia una delle problematiche maggiori. E il video di oggi finisce qua. Io spero che il video sia stato interessante e l'analisi di queste problematiche possa aiutare qualcuno di voi a fare meglio. Niente, se avete domande scrivetemele qua nei commenti. Se vi interessa approfondire uno di questi argomenti, scrivetemelo nei commenti. Niente, ci vediamo al prossimo episodio. Forse. No, in realtà mi sono dimenticato quello che è l'errore principale, ve lo dico qua nel post video. L'errore fondamentale è quando non c'è l'amore all'interno di un impasto. Questo è l'errore fondamentale.